questo video vi parlerò di acufeni, ma vi faccio subito la premessa che non dovete attendervi il solito discorso sugli acufeni, cause misteriose, e non parleremo nemmeno di terapia in questo momento, ma semplicemente cercheremo di capire che cos'è l'acufene e da dove origina, seguendo un ragionamento logico ben diverso da quelli che probabilmente siete abituati a sentire. Mi scuso innanzitutto con chi mi sta guardando se mi vedrete ogni tanto buttare l'occhio verso un lato, ma essendo l'argomento molto complesso mi sono scritto una scaletta. So che non è una cosa molto carina, ma ho 46 anni, la memoria non tiene più come un tempo e quindi perdonatemi se ogni tanto butto l'occhio per non impappinarmi e per non fare confusione e ripetere centinaia di registrazioni. Comunque cominciamo. Chiunque sia stato recentemente un mio paziente o comunque abbia avuto modo di sapere come la penso attraverso il mio sito Facebook o attraverso il mio sito idrope.com, diciamolo perché così facciamo pure un po' di pubblicità per chi non l'avesse ancora visto, sa comunque in ogni caso come la penso e sa che al momento io dopo anni di ricerca ho messo sotto esame credo oltre 16.000 pazienti più o meno, almeno dei conti fatti allora, ho completamente abbandonato gli esami diagnostici per qualunque tipo di paziente che si presenti con un problema di acufene, sostenendo che in realtà l'unica cosa che conta per capire veramente da dove un acufene può originare, quando si è in grado di capirlo, è il ragionamento. Cerchiamo di farlo insieme questo ragionamento e di capire perché non sono gli esami a farci capire quale sia la causa sottostante dell'acufene, ma è solo e esclusivamente la conoscenza di come l'orecchio è fatto, dell'anatomia, della fisiologia e dei meccanismi che ci possono essere alla base di un'acufene. Prima di tutto bisogna assicurarsi che il paziente che abbiamo davanti è davvero un acufene. Se non sappiamo che cos'è davvero un acufene non possiamo ovviamente poter dare una risposta a questa domanda. A differenza di quello che leggete in giro, l'acufene non è qualunque tipo di rumore che non sia prodotto da una sorgente sonora esterna al nostro corpo ambientale. Questa è una definizione assurda, perché se noi consideriamo qualunque tipo di rumore prodotto dal nostro corpo solo perché non ne conosciamo esattamente l'origine, non riusciamo a individuarne l'origine come un potenziale acufene, siamo completamente fuori strada. Altrimenti per chi lo produce dovrebbe essere considerato acufene anche questo, visto che certamente è prodotto dal corpo. Madonna. Bene, scusatemi se ogni tanto sdrammatizzo un po' anche su argomenti seri di medicina, ma penso che drammatizzare non serva molto. La verità è che l'acufene non è un rumore, perché non è prodotto da nessuna sorgente sonora, né interna né esterna al nostro corpo. In questo senso è inteso un acufene. Viene dal greco akufaino, ovvero mi appare come un rumore, ma non è un vero rumore. Quando i miei colleghi si erano decisi, soprattutto quelli che si definiscono esperti di acufeni, a capire questo, già sono stati fatti passi enormi nella classificazione degli acufeni e nella comprensione delle reali cause. Fino ad allora, fino a che non ci sarà quantomeno una comprensione di cosa davvero vada considerato acufene, non aspettatevi molto in termini di possibilità di diagnosi e ovviamente di cura. Se prendo per acufene qualunque tipo di rumore, è ovvio che a quel punto ci metto in mezzo l'articolazione temporomandibolare, la tuba e chissà cos'altro, la cervicale, che ovviamente con i veri acufeni non c'entrano assolutamente nulla. Come faccio quindi a capire se il mio acufene è un vero rumore oppure no? Non mi posso certo basare, come nelle classificazioni tradizionali, sul fatto se il medico è capace di percepirlo anche lui con determinati strumenti oppure no, anche perché un tempo si ragionava solamente nel senso che se il medico con un fonendoscopio, lo strumento quello per sentire il cuore, è capace di sentire anche lui l'acufene, allora quello è un acufene oggettivo. Se non lo percepisce è un acufene soggettivo. Quindi deduco che se ci troviamo davanti un otorino che poverino anche lui problemi di sordità, magari qualche problema di orecchio o semplicemente si distrae un po', cambiamo diagnosi a seconda che, quindi del medico che ci sta esaminando. Ovviamente potete ben capire che tutto questo è completamente assurdo. La reale distinzione si basa in realtà sul tipo di rumore che noi percepiamo. Un rumore che non può essere fisiologicamente prodotto dal nostro corpo è un acufene, un rumore che può essere solo percepibile dall'esterno, anche se l'acufene ovviamente dall'esterno non viene, può essere considerato un acufene, ad esempio un fischio, un ronzio, un rumore cupo tipo un rombo, tipo un motore continuativo di un aereo, il rumore del mare, tutto quello che volete, ma non può essere un rumore intermittente o pulsante. I rumori intermittenti o pulsanti sono sempre rumori realmente generati da parte del nostro corpo, o nell'orecchio o vicino all'orecchio. Questo spero sia chiaro, quindi capito cosa deve essere considerato un acufene, ovvero una percezione di tipo acustico che non è prodotta da nessuna sorgente sonora, vediamo di andare avanti e di capire che cos'è un acufene.
Il modo migliore per capire le cose, a mio giudizio, è quello di partecipare attivamente al ragionamento che c'è dietro. Quindi non mi limiterò a spiegarvi le cose, vi costringerò un pochino a pensare anche voi, a partecipare interattivamente in questo video. Facciamo una specie di gioco insieme, se siete d'accordo, tipo il milionario, cioè io formulerò anche delle domande, vi lascerò un minimo di tempo, per dare la vostra risposta prima che ve la suggerisca io. Cominciamo quindi a dire questo. Se l'acufene non è rumore, perché non è prodotto da nessuna sorgente sonora all'interno e esterno del nostro corpo, comunque qualcosa viene percepito, quindi da qualche parte necessariamente deve essere prodotto, a meno che il paziente non se lo stia inventando. Dire che il paziente se lo sta inventando, è il miglior sistema sostanzialmente per dimostrare che uno non ha capito nulla di cosa siano gli acufeni e che forse dovrebbe essere il principale motivo per cui il paziente si va a cercare un altro specialista. Cominciamo a ragionare su questo. Non sappiamo qual è la stazione di partenza, ma sappiamo qual è la stazione di arrivo di questi segnali, degli acufeni necessariamente, e vediamo se lo sapete anche voi. Con quale organo del nostro corpo percepiamo l'acufene? Qual è la stazione terminale della nostra percezione acustica che definiamo acufene? Date intanto la vostra risposta, vi do qualche secondo. La risposta giusta è il cervello. Il cervello è l'unico organo del nostro corpo che percepisca i segnali dall'esterno. Tutto quello che noi percepiamo ha la sua stazione terminale nel cervello, che è diviso in delle aree funzionali distinte. Abbiamo un'area per la percezione acustica, un'area per la percezione visiva e così via. Che tipi di segnali fisici possono arrivare direttamente al cervello? Attenzione a come è formulata la domanda. Direttamente al cervello? Date la vostra risposta. La risposta giusta era nessuno dei due, né segnali acustici né segnali visivi né olfattivi. Direttamente al nostro cervello non può arrivare niente di tutto questo, di quello che ci circonda o comunque dei segnali che arrivano dall'interno del nostro corpo. Ogni tipo di percezione, per poter arrivare al cervello, deve essere convertita in un segnale di tipo bioelettrico, che è l'unico tipo di lingua, l'unico tipo di segnale che il nostro cervello è in grado effettivamente di ricevere. Ma se i segnali sono sempre bioelettrici, come fa il cervello a capire se quello che sta ricevendo è un suono, un odore, un'immagine e così via? Questo avviene in questa maniera, perché il nostro cervello è suddiviso in delle aree funzionali e ogni segnale viene indirizzato verso la stazione di arrivo giusta, che è una stazione differente a livello della corteccia cerebrale. Per quanto riguarda l'area acustica, è qui nel lobo temporale, cioè in questa area del cervello, bassa laterale, un poco più sopra l'orecchio, diciamo. Quindi intanto possiamo dire che l'acufene, così come ogni tipo di percezione acustica, è un segnale che giunge all'area acustica l'area acustica della corteccia cerebrale sotto forma non di suono o di rumore, ma di segnale bioelettrico. Per ora ci siamo? Andiamo avanti. Quali parti del nostro corpo inviano segnali bioelettrici all'area acustica del cervello? E anche qui date la vostra risposta. La risposta giusta è solo l'orecchio, l'articolazione temporomandibolare, la cervicale o tutto quello che volete voi non manda nessun segnale all'orecchio e spero bene che i sostenitori delle teorie che l'articolazione temporomandibolare o i denti o chissà che altro sono causa di acufeni non pensino addirittura a una cosa di questo tipo, perché significherebbe veramente stravolgere l'anatomia del corpo umano. Proviamo a riassumere quello che abbiamo visto finora. L'acufene viene percepito dal nostro cervello sotto forma di segnale bioelettrico, ma in assenza di qualunque sorgente sonora che lo stia effettivamente determinando. La stazione di arrivo è l'area acustica della corteccia cerebrale, quella di partenza è l'orecchio. Quindi istintivamente viene da pensare che l'acufene viene originato nell'orecchio. Però qui non si tratta un po' di un treno ad alta velocità come i treni Roma-Milano direttamente, esistono delle stazioni intermedie. Sulla tratta orecchio-cervello, se immaginate l'esempio che viene molto utile della linea ferroviaria, ci sono le altre stazioni intermedie, ci sono dei neuroni che a partire da quello che forma il nervo acustico, i nervi sono in realtà dei prolungamenti di neuroni, cioè di cellule specializzate, questi neuroni costituiscono le vie uditive. In teoria quindi potrebbero essere anche loro a produrre questo segnale. Il passeggero acufene, segnale bioelettrico, sottoforma segnale bioelettrico, potrebbe essere salito sul treno in una stazione intermedia, non necessariamente la stazione principale, l'orecchio. Per il momento però escludiamo questa ipotesi che ridiscuteremo più tardi.
Quello che è importante aver capito è che da qualche parte nell'orecchio o in qualche parte della via uditiva, ma comunque nell'apparato uditivo sicuramente, ci deve essere qualcosa che senza che gli sia stato richiesto, quindi in assenza di uno stimolo fisiologico, la percezione rumore all'esterno, inizia a produrre un segnale bioelettrico che noi percepiamo come acufene. Come abbiamo detto, per il momento escludiamo momentaneamente le stazioni intermedie e incominciamo a analizzare la prima stazione, l'orecchio, la stazione di partenza dei segnali che poi arrivano all'area acustica. Per capire da dove può partire il segnale bioelettrico che è in grado di raggiungere poi l'area acustica e la corteccia cerebrale e da dove non potrebbe mai partire, dobbiamo spiegare brevemente come funziona l'udito, per cui guardatevi un attimo questo pezzettino intermedio. Il percorso che le onde sonore o qualunque tipo di suono o rumore percepiamo fanno per poter giungere al livello di coscienza può essere suddiviso in 4 passaggi ben distinti. Le onde sonore vengono captate dal padiglione auricolare e trasportate lungo il condotto uditivo esterno fino alla membrana del timpano. La vibrazione della membrana timpanica e dei 3 ossicini che ad essa sono collegati, il martello, l'incudine e la staffa, propaga questa vibrazione amplificata verso l'orecchio interno. L'onda sonora viene in questo modo trasferita dalla staffa, l'ultimo degli ossicini dell'orecchio medio, alla coclea, la parte uditiva dell'orecchio interno. Nella coclea ci sono solo liquidi, cellule ciliate, che sono i recettori dell'udito, e fibre del nervo acustico. L'onda sonora trasmessa dall'orecchio medio inizialmente mette in vibrazione i liquidi dell'orecchio interno. Questi stimolano le ciglia delle cellule ciliate a piegarsi e questa attività delle cellule ciliate produce un segnale bioelettrico che altro non è che la trasformazione dell'onda sonora nell'unico tipo di segnale che il nostro cervello può effettivamente ricevere. Infine, il segnale bioelettrico generato dalle cellule ciliate viene trasmesso attraverso il nervo acustico al nostro cervello. Quindi solo una minima parte, una piccola parte del nostro orecchio può avviare quel segnale bioelettrico, ovvero le cellule ciliate. Il segnale bioelettrico si origina solo da lì, all'interno dell'orecchio. D'altronde le cellule ciliate lo fanno regolarmente, quello è il loro compito, lo fanno ogni volta che percepiamo un suono, solo che nel caso dell'acufene lo fanno senza che ce ne sia motivo. In realtà il motivo c'è. Il fatto di non capirlo non vuol dire che il motivo non ci sia. Se il segnale bioelettrico viene prodotto da una stimolazione ricevuta dai liquidi che stimolano le ciglia a piegarsi, che cosa immaginate possa succedere se noi abbiamo troppo liquido nell'orecchio e quel liquido esercita una compressione sulle cellule ciliate, che rimangono quindi piegate? Succede esattamente questo. Questo è il modo in cui un acufene può derivare da un eccesso di liquidi a livello dell'orecchio interno, cosa che definiamo come idrope. Questo al momento è l'unico meccanismo logico effettivamente dimostrato e comprensibile che giustifichi la produzione di acufeni. D'altra parte non è che abbiamo molte altre possibilità alternative, l'unica possibilità alternativa è che a livello delle cellule ciliate e dell'organismo uditiva si sia verificato un danno. Guardate che l'apparato uditivo non è poi così complesso, o meglio, complesso nella sua mini architettura, ma abbiamo nell'orecchio interno, nella coclea, cellule, liquidi e nervi, non abbiamo nient'altro, quindi se non sono i liquidi devono essere le cellule o i nervi. C'è da dire che un danno permanente, come ipotesi di acufene, io non posso escluderlo, cioè non posso sostenere non esistono danni permanenti in grado di produrre acufene, però non posso nemmeno confermarlo o dimostrarlo, nemmeno gli altri sono mai riusciti a farlo, nessun altro specialista che sostenga teorie riguardo agli acufeni è mai riuscito a dimostrare o a trovare effettivamente in un paziente dei danni permanenti. Sono tutte ipotesi, se vi raccontano è stato un virus, è stata la circolazione, quelli sono tentativi di darvi una risposta solo perché non si ha il coraggio di dire non lo so, non l'ho capito, che penso debba essere l'atteggiamento migliore che un medico deve tenere nel momento in cui non è in grado di dare una risposta. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Non posso comunque escludere una teoria solo perché non c'è un'ipotesi dietro o perché non c'è delle prove, perché la stessa cosa è stata fatta in passato anche con l'idrope o con altri tipi di meccanismi o con altre patologie, quindi diamo per possibile comunque l'ipotesi del danno permanente.
Ad esempio c'è una teoria che dice che in risposta al fatto che sono danneggiate alcune cellule ciliate o alcuni neuroni, le altre cellule danneggiate o gli altri neuroni potrebbero svolgere un lavoro, diciamo così, sostitutivo nei confronti di quelle strutture danneggiate e quindi produrre un segnale che poi però perde un pochino il controllo, cioè diventa un segnale eccessivo rispetto a quello che realmente avremmo avuto bisogno di avere, diciamo, che doveva essere prodotto da quelle cellule. Tutto questo è molto interessante, ma comunque al momento non è mai stato dimostrato essere dimostrabile. Non voglio dire che non esista come possibilità, però per ora è pura fantasia. Eppure ci sono dei casi dove io posso essere matematicamente certo che questa ipotesi debba essere esclusa, ovvero che quel paziente non abbia alcun danno permanente. Per seguire il ragionamento che c'è dietro vi serve sapere cosa succede quando una cellula ciliata subisce un danno. Se le cellule subiscono un danno, quel danno è inevitabilmente irreversibile perché le cellule ciliate, essendo neuroni modificati, non hanno capacità di riproduzione. Se sono danneggiate così restano danneggiate per sempre. Sul fatto che le cellule ciliate, una volta danneggiate, non possono più recuperare, riprendersi o essere rigenerate, non ci sono dubbi. Si sa perfettamente che le cellule del nostro corpo possono essere divise in 3 gruppi: le cellule labili, come quelle della pelle, come quelle delle mucose, che tutti sappiamo rigenerano, le cellule stabili, che sono ad esempio le cellule delle fibre muscolari, le cellule dei nostri muscoli o del fegato, che si comportano un po' come la coda della lucertola. Se viene a mancare una parte delle cellule, ci può essere una produzione di nuove cellule, ma normalmente in condizioni non patologiche sono sempre le stesse. E poi abbiamo le cellule perenni, che sono i neuroni o le cellule derivate dai neuroni, come le cellule ciliate dell'orecchio, che non hanno alcuna capacità rigenerativa e che non hanno dietro le cosiddette cellule staminali, di cui sicuramente avete sentito parlare. Forse ci sono delle cellule staminali, ma non si sa in che maniera farle riprodurre, o comunque fisiologicamente questo non avviene. Il fatto sta che, tagliando corto, una volta che c'è un danno permanente, ricordatevi sempre che quel danno permanente è permanente. Questo già ci permette di capire che alcune terapie certamente non sono esattamente trasparenti nel modo in cui vengono presentate. Basta pensare al laser per acufeni, il famoso soft laser o laser per acufeni senza far nomi di marche, che non credo mi sia consentito a livello pubblico, che sicuramente posso definire un bidone colossale o una truffa colossale. Basta pensare che se voi comprate quel laser, sulla stessa scatola c'è scritto favorisce la rigenerazione delle cellule ciliate. Capite bene che questo non è possibile, visto che le cellule ciliate non possono essere rigenerate, quindi l'unica possibilità con la quale, diciamo, si riesce a diffondere questi tipi di terapie è perché dall'altra parte non ci sono persone in grado di poterli battere. Passiamo a capire in quale maniera possiamo capire se quell'acufene, che certamente abbiamo detto deriva dall'orecchio, è un acufene dovuto a un danno, ipotesi che non abbiamo escluso, oppure se può essere solo dovuto all'idrope. Vediamo un po', proviamo a riassumere quello che abbiamo capito finora. L'acufene è un segnale bioelettrico prodotto o dalla stimolazione di liquidi in eccesso sulle cellule ciliate, che per produrre questo segnale devono essere in quel caso necessariamente vive e funzionanti, oppure da un danno permanente che comunque non è mai riscontrabile, ricordate con certezza e non esiste nessun esame che sia in grado di potercelo rivelare, o di neuroni delle vie uditive. Facciamo una serie di ipotesi e ricominciamo con i quiz. Prendiamo il caso di un acufene sempre presente e sempre costante senza alcuna variazione. Secondo voi, in questo tipo di acufene c'è sicuramente un danno permanente quale causa sottostante? In effetti noi non possiamo assolutamente sapere in un caso del genere se c'è o non c'è un danno permanente, ma il ragionamento da fare dietro è un altro. Se non possiamo dimostrarlo, chi ci dice che quel danno ci sia? Potrebbe benissimo essere in realtà un idrope persistente che, continuando a esercitare permanentemente una pressione sulle cellule, l'eccesso di liquidi, ricordatevi sempre cos'è l'idrope, è in grado di poter produrre sempre, o stimolare sempre la produzione di quel segnale bioelettrico che poi noi interpretiamo come acufene. Prendiamo il caso adesso invece di un acufene che non sia sempre presente, ma che ad esempio abbia delle variazioni tali da farlo addirittura scomparire in alcuni momenti e non essere percepito per niente. Non mi sto riferendo al fatto che il rumore esterno o ambientale, se state in strada, possa mascherare l'acufene ovviamente, ma per la parità di condizioni acustiche, e in molti pazienti questo succede, forse addirittura nella maggior parte, l'acufene a volte c'è e a volte non c'è. Che ne so, c'è 3 giorni, poi un giorno va via, oppure va via mezz'ora. Comunque è un acufene capace di reversibilità. Secondo voi, in questo tipo di acufene,
È possibile che ci sia sotto come causa un danno permanente? Rispondete. Ammettiamo che abbia una lampadina che a volte si accende e a volte si spegne, o meglio, che a volte, in risposta alla mia richiesta di accendersi un interruttore, a volte la lampadina risponde e si accende e a volte la lampadina non si accende. Può essere fulminata la lampadina? Insomma, qui davvero non serve certo il quiz. Allora, la stessa cosa lo dobbiamo applicare all'acufene. Se un acufene, e guardate la stessa cosa vale anche per l'udito peraltro, se un paziente a volte sente, a volte no, certamente quel non sentire, quell'ipoacusia, non può essere minata da un danno permanente. E lo stesso vale per l'acufene. Lì necessariamente ci deve essere qualcosa di variabile nell'orecchio e l'unica cosa in grado di variare nell'orecchio sono i liquidi. Non possono variare le cellule, una volta che abbiamo capito che se subiscono un danno, quel danno è per sempre. Chiaro? L'errore che molti pazienti fanno è quello di dire «Ah, peccato, il mio acufene non è quello da idrope perché non ha le fluttuazioni, non sale e scende, è un acufene fisso, quindi è inutile che provi a fare la terapia». Questo non è assolutamente vero. Potrebbe benissimo essere un acufene da idrope anche un acufene fisso, sia ben chiaro. Lo è certamente quello che va e viene, ma potrebbe esserlo anche quello fisso. Il fatto che non ci sia una reversibilità spontanea, che non ci siano delle spontanee fluttuazioni, non vuol dire che poi con la terapia non si riesca a togliere questi liquidi. Se quella pressione dei liquidi resta sempre a comprimere le cellule continuano a produrre il segnale. Questo mi sembra ovvio. Ovviamente esistono anche delle situazioni intermedie, esistono pazienti che possono dire che l'acufene ce l'hanno sempre ed è sempre presente, ma pur essendo sempre presente ha delle evidenti variazioni, con dei sali e scendi di volume, con delle variazioni di frequenza, momenti in cui è più forte, momenti in cui è meno forte. Ovviamente quel tipo di acufene io non posso sostenere che sia totalmente dovuto all'idrope, perché c'è comunque una quota che apparentemente non se ne va mai e che potrebbe comunque essere dall'idrope anche quella, ma certamente non posso sostenere che sia dovuto a un danno permanente la parte fluttuante e variabile dell'acufene. Lì conta molto tenere presente, anche ai fini di una possibile aspettativa nei confronti della terapia da parte del paziente, tocca tenere presente se quella quota residua è poi fastidiosa o no. Prendete il caso di un paziente che dice che ha l'acufene che quando sale diventa alto, è terribile, è fastidioso e così via, ma quando scende potrebbe benissimo tenerselo così com'è perché non gli dà nessun fastidio. Quello è un paziente che dal punto di vista pratico ha solo un problema di idrope e quindi mi devo aspettare che con la terapia sia possibile dargli quello che sta cercando. Di terapia, insisto, parleremo in un altro video, non ce ne ho nemmeno adesso per non fare confusione, ma è importante capire che quello è un paziente che ha un acufene perfettamente curabile, anche se non ci sono mai momenti di scomparsa totale dell'acufene. Un altro caso però potrebbe essere un paziente che invece ha una fluttuazione evidente delle variazioni dell'acufene, quindi ovviamente una quota del problema è dovuta all'idrope, ma che anche quando si abbassa l'acufene, ahimè, questa acufene resta comunque a un volume tale da giudicarlo fastidioso. Quello è un paziente che sicuramente può avere dei miglioramenti in termini di controllo, ma non sono in grado di fare promesse, ma nemmeno di escludere la possibilità che succeda, che si verifichi la scomparsa totale dell'acufene dopo la terapia. Quello comunque è un paziente al quale non sono in grado di fare promesse perché ha una quota permanente, comunque fastidiosa, che potrebbe essere dovuta a quei famosi danni permanenti. E vediamo di riprendere da dove eravamo partiti, sul perché non vengono fatti esami diagnostici. Io posso avere due situazioni, due necessità del mio esame: confermare l'idrope ed eventualmente confermare o escludere danni permanenti. Escludere danni permanenti abbiamo già visto che ci sono delle situazioni dove non mi serve nemmeno, a parte che non potrei comunque farlo, ma non mi serve nemmeno perché già la storia clinica del paziente ci fa capire che non è possibile che ci siano danni permanenti sotto e l'abbiamo già spiegato. Vediamo allora se ha senso confermare che ci sia l'idrope. Se vi volete fidare, io l'ho potuto confermare in tutti i pazienti che nella mia vita ho mai esaminato, fino a quando, qualche anno a questa parte, ho deciso che bisognava
incominciare a togliere di mezzo gli esami perché facevano solo perdere tempo, ed essendo il professionista anche denaro, ai pazienti, e ho ritenuto giusto quindi non farli più. Esiste un esame specifico per l'idrope che si chiama elettrococriografia, è un esame bioelettrico, si mette un elettrodino all'interno dell'orecchio e questo permette di poter registrare determinate correnti elettriche dell'orecchio. Qui non è una mia teoria, sia ben chiaro, è l'esame riconosciuto da tutti come l'esame più affidabile per poter dire se c'è un idrope endolinfatico. Poi ci sono anche delle altre possibilità di accertamento, ad esempio per l'idrope perilinfatico. Fatto sta che comunque con quell'esame noi possiamo effettivamente dimostrare la presenza dell'idrope, solo che non cambierebbe molto. Aver dimostrato la presenza dell'idrope non ci dice che l'idrope sia responsabile, saremmo appunto che prima. Non possiamo affermare che avendo trovato l'idrope nell'orecchio, l'idrope è certamente la causa, e se un paziente ha l'idrope e anche le cellule danneggiate di danni permanenti, a quel punto cosa facciamo? Facciamo la terapia per l'idrope, risolviamo l'idrope, ma poi l'acufene magari rimane lo stesso, perché il danno permanente comunque non lo possiamo curare. Quindi non è l'esame di dimostrazione che ci serve, è il ragionamento dietro quello che è veramente utile. Vediamo l'ipotesi contraria. Vogliamo trattare un paziente che ha un acufene fisso, uguale, sempre identico, che non varia mai, e dobbiamo sapere, e lì veramente sarebbe utile, se fargli fare la terapia oppure dirgli direttamente lascia stare perché qui non ci sono possibilità. Quello non possiamo mai farlo perché non abbiamo nessun esame, l'unico possibile sarebbe la biopsia, che comunque non si può certo fare perché distruggerebbe l'orecchio, non abbiamo un esame che ci possa confermare questi danni permanenti. Ricordatevi che sono solo e unicamente supposizioni. Nessuno può dire a un paziente, a nessun paziente, il tuo acufene è incurabile, il tuo acufene deriva sicuramente da cellule morte, hai avuto un trauma acustico quindi sicuramente ti sei danneggiato l'orecchio. A proposito di trauma acustico diciamo subito una cosa, qui in medicina e non solo purtroppo in otoiatria si fa il grosso errore di attribuire a un evento noto sicuramente la causa di questo. Siccome è venuto dopo di questo è causato da questo. Quello è il più grosso errore che si possa fare nella logica, quello di attribuire a delle cause impossibili una conseguenza solo perché c'è un rapporto cronologico apparente tra la causa e la conseguenza. Il fatto che uno abbia lavorato in un ambiente rumoroso, il fatto che uno sia stato magari in un locale o un concerto, non significa necessariamente che il trauma acustico debba essere la causa dell'acufene, ma anche se fosse, dove sta scritto che il trauma acustico deve necessariamente produrre un danno permanente? Guardate, il trauma acustico produce con regolarità l'idrope. Basta pensare ad esempio a chi va in discoteca, esce dalla discoteca un po' perché ha bevuto, un po' perché il rumore, un po' perché chissà che cosa, esce dalla discoteca con un rumore nell'orecchio come non mai, magari l'amico invece non c'ha niente, lui sì, magari l'amico gli passa dopo 5 giorni e lui gli passa dopo mezzo minuto, ci sono incredibili varietà, però di solito passa. E se passa non può essere dovuto al danno permanente ovviamente. Chiaro? Bene, spero di essere stato chiaro in tutto. L'importante è che possiate capire da questo video che sappiamo molto più sugli acufeni di quello che vi viene raccontato. Arrivederci.